Un altro unplanned di Marc Marquez nel secondo round della MotoGP in Argentina a Termas de Riondo, che raggiunge le 90 vittorie eguagliando Angel Nieto, una facilità tra virgolette disarmante per l'8 volte campione del mondo. E quindi la domanda continua a sorgere spontanea: non c'è davvero storia per questo mondiale? La risposta è no, cioè che c'è storia, e nel corso del video vediamo il perché. Abbiamo poi un Alex Marquez totalmente galvanizzato in questo inizio di stagione, facendo corrispondere al momento le previsioni che avevo fatto, e poi un Pecco Bagnaia in difficoltà, o meglio più lento, perché sappiamo che i suoi inizi di campionato non sono dei migliori, e diciamo che rispetto allo scorso anno ha iniziato meglio, ma ci sono delle varianti non da meno. Zarco fa volare la Honda, che per ora ha messo le palle in testa alla Yamaha, che sembrava essere stata un po' la sorpresa nei test, mentre la Honda, che ha pur sempre i problemi che sappiamo, sta stupendo ed è lì in top 10, ed è molto bello vedere che il campionato un po' si sta riequilibrando, a parte la Ducati che è sempre 4 spanne sopra, però dietro la concorrenza è molto agguerrita. Però prima di andare avanti, ragazzi, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Raga, il 90% di voi che iniziate a guardare i miei video non è iscritto, quindi per non perdere nulla cliccate il tastino, tanto è gratis. E per rimanere sempre aggiornati seguitemi sui miei social, perché vi lancio una sfida: entro fine marzo arriviamo ai 45.000 follower su Instagram. Non è facile, ma a noi le cose difficili ci piacciono, e quindi proviamoci. E c'è anche il mio profilo TikTok sempre in descrizione, così non vi perdete nulla, anche di contenuti esclusivi che magari qui non pubblico. E come sempre vi ho lasciato a fine gara il box delle domande, dove potete scrivere le vostre opinioni. A fine video ne leggo alcune. E sulle cose che mi avete scritto nei commenti per migliorare questo format del dopogara, innanzitutto vi ringrazio. È una cosa che è andata, una delle cose che è andata per la maggiore sono le pagelle, e devo ammettere che mentre montavo il primo dopogara, prima di farlo uscire, mi era venuta in mente come idea, quindi dal prossimo dopogara le facciamo per bene, perché non ho avuto tempo per preparare le grafiche e altro, quindi per questo episodio non ci saranno, ma dal prossimo sì. Come vedete è cambiato un po' la scenografia, ho preso diciamo un po' di roba per cercare di aumentare la qualità per questo canale, però al momento non è fissa perché veramente c'è un casino della Madonna. Questa qui al momento è la postazione, diciamo che ci sto molto stretto, devo cambiare il treppiede, devo cercare di prendere un'altra luce perché magari ce n'è poca, quindi è cambiata anche un po' la scenografia. Sì, avete visto tutti i modellini lì delle moto, quindi sono già pronto nei commenti a sentire la gente: ecco il tifoso, ecco lui è di parte. No, no, questo qui no, io dirò sempre quello che penso, indipendentemente dal fatto di essere tifoso o no, quindi non facciamo queste cose qui, grazie. Quindi per il momento questa qui sarà una postazione un po' provvisoria, cercherò di migliorare un po' la qualità eccetera, però comunque con il tempo si fa tutto. Iniziamo con la Moto 3, perché è stato veramente un peccato per Matteo Bertelle, cazzo, veramente sul finale una beffa clamorosa dove l'ha spuntata Piqueiras su Pitito Fernandez, che si è destreggiato molto bene nelle ultime curve, perché da quinto in pratica è passato secondo. Però c'è un po' di polemica e riguarda questi fantomatici track limits che tanto ci piacciono, vero? Soprattutto una regola inutile come quella di penalizzare chi va sul verde all'ultimo giro facendogli perdere una posizione, perché non ha senso. Ok, se uno guadagna nel compiere un'azione, ok, ma se non c'è un guadagno non ha senso. Poi quando vengono utilizzati due pesi e due misure non si capisce ancora di più, perché Furusato tocca il verde e viene penalizzato, mentre Piqueiras lo tocca e non viene penalizzato. Dai comunicati ufficiali hanno proprio applicato il regolamento alla regola, perché Piqueiras andando sul verde ha perso due posizioni e l'hanno considerato come uno svantaggio, mentre Furusato andando sul verde ha poi sorpassato Bertelle, mentre Almansa è andato sul verde ma non ha guadagnato qualcosa perché non era in lotta, non era nella cosiddetta chasing zone, perché aveva mezzo secondo di distacco. Non l'hanno penalizzato ed è giusto, perché non avrebbe avuto senso. Però su Piqueiras ho dei dubbi sinceramente. Momento Moviola finito per ora, ma ci ritorniamo dopo. E ho parlato di Moviola, termine calcistico, perché ho anche un canale YouTube dedicato solamente al calcio. Se ne siete appassionati andate a iscrivervi pure lì, perché con quei video è permesso il lavoro anche su questo canale, grazie. Però comunque Bertelle con questa KTM mi garba molto, perché è andato forte anche in Thailandia, poi lì ha avuto un epilogo diverso, però se continua con questo passo potrebbe anche essere un outsider che si gioca al titolo, perché deve sempre essere lì davanti come Piqueiras, Rueda e Almansa, che è calato ma ha un bel potenziale. Facciamo una piccola divagazione parlando di Aprilia, ma non per quanto riguarda il weekend, ma per una proposta che la casa di Noale ha fatto per cambiare il regolamento, non tecnico ma per i piloti. E riguardo Jorge Martin, che quando tornerà in sella alla RSGP dovrà praticamente ripartire da zero, perché non ha avuto modo di conoscere molto bene la moto oltre ai test di Barcellona. E su questa cosa Massimo Rivola ha proposto di cambiare il regolamento, dando la possibilità ai piloti che si infortunano di poter fare un test sulla MotoGP per vedere le loro condizioni fisiche al momento del rientro. Attualmente i piloti possono fare dei test solamente con le moto stradali, in questo caso Martin girerà su una Aprilia RSV4, però l'intento è proprio quello di dire: per avere un'impressione delle condizioni che ha il pilota fateci fare un test sulla MotoGP per capire bene.
Poi Aprilia avrà anche altri interessi nel dire questo, perché Martin non ha praticamente mai girato con l'Aprilia se non a Barcellona, e quindi vogliono cercare anche di vedere come lui in sella prima del Qatar, perché tornerà per quel weekend, dato che in America non ci sarà. Marquez ha fatto sapere di essere d'accordo sul concedere questi test, ma solo se l'infortunio è lungo più di 2 mesi e solo una giornata di test, non 2. Fatemi poi sapere la vostra nei commenti, sia su questo argomento che su tutto il weekend dell'Argentina. Rimaniamo in tema Aprilia, parlando del weekend, perché comunque al momento secondo me è la seconda forza del campionato dopo la Ducati, perché c'è molta carne al fuoco. Bezzecchi va forte, non ha ancora trovato la quadra, ma ci sta, siamo solo alla seconda gara e va già comunque forte di per sé. Deve sistemare un po' di cosucce per cercare di puntare al podio, però sul giro secco non lo vedo male. Mentre ragazzi, Ai Ogura va forte, a me come talento è sempre piaciuto sin dalla Moto3 e lo sta dimostrando anche qui. Classico giapponese che a noi ci piace tanto per la tranquillità, pacatezza, umiltà e che ci dà tanto gas. Lasciamo stare la squalifica perché non avevo un software della centralina a norma, che poi anche lì boh, è proprio una squalifica stranissima, perché di solito i controlli saltano fuori penalità per le gomme, magari è successo per il carburante, il peso, ma per una cosa tecnologica che io ricordi non è mai capitato. Molto strano, ma sarebbe bello capire anche cosa è successo, perché non credo che abbiano messo un software non a norma apposta. E infatti Fabiano Sterlacchini ha confermato alla testata The Race che Ogura non ha guadagnato nulla da questo software considerato illegale, perché la mappa era corretta ma la versione del firmware era sbagliata. Poi se viene applicato il regolamento ci si può far poco, sicuramente da un lavoro del genere non ci si guadagna nulla in prestazioni, però se era considerato non a norma è giusto applicare il regolamento. No, comunque Ogura ha raccolto meno di quello che ha seminato questo weekend, poi con la beffa della squalifica ancora peggio, però ricordiamo che nelle prequalifiche è rimasto fuori dai 10 per pochissimo, per 21 millesimi, e quindi con un'ipotetica Q2 sul weekend sarebbe stato molto diverso, e poi in gara ha fatto ottavo facendo dei bei sorpassi. Quello che proprio mi incuriosisce di Aprilia è il potenziale, perché Martin secondo me ha sensazione, vedendo i risultati di Ogura e Bezzecchi, non quelli di Raul Fernandez perché vabbè non sa neanche lui come fa ad essere ancora in questo mondo, secondo me Martin nei primi 3-4 stabile ci sarebbe potuto stare, e vi dirò di più, sarebbe potuto stare davanti anche a Bagnaia, poi con l'infortunio quando tornerà vedremo come starà. Torniamo a parlare di Moviola con gli incidenti che ci sono stati nella sprint. Il primo caso, quello tra Binder e Morbidelli, classica situazione da chi rientra dall'esterno e di chi sta all'interno, ne abbiamo viste a bizzeffe, e Binder rientrando si è toccato con Frankie ed è caduto. Io qui mi trovo d'accordo con la direzione gara nel non assegnare una penalità, perché per me è un incidente di gara. Avevo pensato ad una certa, ecco, sta a vedere che ritorniamo a dare penalità senza senso per un incidente di gara, e invece no, bravo Simon Crawford, però non è mica finita, calma. È corretta a mio avviso la penalità da Aldeguer sull'incidente con Oliveira, da quel poco che si è visto lo spagnolo dovrebbe essere entrato un po' troppo confident sul portoghese in uno spazio che probabilmente non c'era e l'ha steso, long la penalty, giusto. Parentesi team ready in MotoGP, dato che li hanno testati sui meccanici. Allora, ne avevo parlato in un video breve la scorsa stagione su Instagram e TikTok, dove vi ricordo ancora di seguirmi perché è importante per portare avanti il lavoro qui sui social. Comunque i team radio nelle moto non ci azzeccano niente, non hanno senso. Per essere breve, io penso che sia molto invasivo per un pilota avere un auricolare nell'orecchio, ma non per la grandezza in sé, ma proprio perché il pilota già oltre a piegare, stare in carena e tutto, deve controllare 1000 cose tra pulsanti, abbassatori e altro, che se ne aggiungiamo pure uno che gli parla nell'orecchio, che sia una voce computerizzata o meno, diventa un macello. Ma tanto li metteranno, uno perché già l'anno scorso era uscita la notizia che andranno per gradini a metterli, un anno prima le comunicazioni computerizzate fra direzione gare e pilota per segnalare i pericoli, poi tra direttore di gare e pilota, e poi tra squadra e pilota. Due perché li stanno continuando a testare nei test tipo Jerez o Misano dopo i Gran Premi. Con le moto vi ho detto, questo secondo me non può funzionare e non siamo in Formula 1, ci sta invece cercare di far immergere sempre di più il pubblico con conversazioni inedite come quelle che si dicono i meccanici. L'avevano già testato sul finire del mondiale 2023, quindi per me è una cosa in più che non va ad intaccare la pista e può giovarne per lo spettacolo. Poi ancora un utilizzo grezzo perché ne fanno sentire pochi, e quello che hanno fatto sentire nelle prequalifiche mi puzzava molto di preparato, come se la regia avesse avvertito il capotecnico di Bezzecchi che gli dice: ehi guarda, siamo in diretta, preparati quello che devi dire perché così lo facciamo sentire. Poi in inglese tra l'altro, come fanno in Formula 1, che lì è imposto dal regolamento, che poi io non so se parlino effettivamente in inglese i meccanici di Bezzecchi, ma non penso, poi non conosco lo staff e le nazionalità, quindi non lo so.
Questo weekend dell'Argentina per quanto riguarda l'azione in pista è stato particolarmente noioso ed è la MotoGP di oggi questa, che con questa aerodinamica del cazzo, abbassatori del cazzo e roba tecnologica che è troppo invasiva su queste moto, mettiamoci anche gomme con difetti, ha reso le corse noiose senza sorpassi. E la sprint, continuiamo con il mio partito che ho fondato, No Sprint, togliamole dalle gare di moto perché continua sempre di più ad essere una gara inutile che fa perdere l'adrenalina, lo spirito della gara della domenica, perché è predittiva, sai già come va il weekend più o meno, sai come sono i valori in campo, ma questo lo sappiamo da 2 anni e che ha stravolto il weekend di gara anche per i piloti, soprattutto a livello mentale. Se ho detto che l'Aprilia è la seconda forza del campionato, KTM è lì tra l'essere la terza, ma che comunque se la sta battagliando con Honda e Yamaha. La Yamaha in questo weekend ha faticato per i soliti problemi di grip, quindi vediamola in altre piste, perché questa qui dell'Argentina ce lo si poteva aspettare. La Honda invece ha il motore come problema principale, ma Zarco sta facendo delle cose clamorose, sfruttando i punti di forza come anteriore percorrenza. Chapeau davvero a Zarco, ma per me non c'è da stupirsi, perché è un signor pilota e soprattutto quello più forte della Honda. Mentre Marini fatica di più, e si vede, anche se comunque è arrivato subito dietro Mir, circa 3 decimi, quello che è, si vede che gli manca qualcosa rispetto allo spagnolo e a Zarco, che è probabilmente quel qualcosa in più a livello di talento che lui non ha mai avuto, pur essendo un pilota metodico, minuzioso, preciso, che sa mettere la moto a posto. KTM invece ha come problema principale il posteriore, calano a vista d'occhio quando c'è il drop della gomma e ne risentono particolarmente, soprattutto sia Binder che Acosta che portano al limite la moto per cercare di farli esprimere. E tra l'altro Pedro ha sofferto di sindrome compartimentale che non gli capitava dalla prima volta che era salito su una MotoGP, c'erano anche delle immagini a fine gara che si teneva una Red Bull ghiacciata sull'avambraccio proprio sulla zona del cosiddetto hard pump. Secondo me vanno fatti grandi complimenti di Giannantonio che si sentiva un po' l'outsider per la gara, cioè che avrebbe potuto fare anche podio, e devo dire che poteva starci, solo che è stato dietro a Binder per troppo tempo e sudafricano sappiamo che è ostico, difficile da sorpassare e quindi si è un po' rovinato la gara. Ma grandi complimenti perché sta tirando fuori dei grandi risultati nonostante il suo infortunio, perché ha detto di non volerci pensare ma lo sente, però grande diggia. È stato un leggero peccato per Bastianini perché secondo me avrebbe potuto fare la top 10 nuovamente e continua a dire che la sua gestione della gomma dietro potrebbe indirizzare un certo sviluppo della KTM, dato che c'è un problema evidente con l'usura del posteriore. Ha avuto un contatto con Raul Fernandez che non si è praticamente rivisto se non dal replay nel riquadrino dove si capiva poco, e quindi presumo che la penalità per lo spagnolo sia stata giusta, magari ha fatto un ingresso un po' troppo sicuro, confidente. Così come quello di Bezzecchi all'inizio che ha sbagliato completamente arrivando lungo, però qui la direzione gara un po' ha toppato secondo me. Ho elogiato Simon Craffar prima, però a mio avviso qui una sanzione per Bezzecchi poteva starci perché ha praticamente rovinato la gara di Quartararo, non che senza quel contatto per il Diablo sarebbe andata meglio, però è stato irruento, un intervento appunto scomposto, ovviamente sottinteso che ha sbagliato e non l'ha fatta apposta, ci mancherebbe altro, è un discorso che vale per qualsiasi altro pilota. Secondo me se l'avesse steso gliel'avrebbero data la penalità, questo è sicuro. Morbidelli per me deve fare questo, come vi ho già detto, quindi sì, c'è da essere contenti, ma se fa peggio per me è un fallimento, perché ha una moto con un anno di esperienza sopra. E ora arriviamo alla roba succulenta. Anzi no, prima parliamo di questa scandalosa regia che sul momento caldo, quando Marquez sorpassa suo fratello, decidono di staccare sul pubblico. Via! La signorina, per favore, via! Grazie! Roba da andare in cabina di regia e spaccare tutto, ma che poi non sono nuovi a queste cose. Chi segue il weekend di gara sin dal venerdì patisce ancora di più il nervoso, perché invece di far vedere un pilota nel giro lanciato che sta facendo un tempo, fanno vedere l'immagine degli slow motion oppure immagini dal box, ed è una cosa che non riescono a capire, ogni weekend la fanno. Allora, Marc Marquez al momento sembra che abbia una facilità disarmante nel fare le cose, come se proprio dovesse ammazzare il campionato. Sappiamo benissimo che queste prime 3 piste sono di suo stampo e quindi c'è ancora molta strada da fare. Quindi questo mondiale avrà una storia. Io, come dico sempre, Marquez non lo stradominerà, se lo giocheranno fino alla fine, però... E arriviamo al punto caldo, che gira e rigira diciamo comunque sempre le stesse cose. Marquez, se non fa primo con questa Ducati GP24.9.5, chiamatela come volete, alla peggior dei casi fa terzo, è difficilissimo che scenda dal podio a meno che non incontri quel weekend no. E mi sembra che stia molto gestendo, giocando, chiamatelo come vi pare. Poi in gara contro suo fratello si è preso anche dei bei rischi oltre a quel piccolo jolly nelle ultime curve, perché se notavate bene la sua moto si muoveva parecchio, quindi non era a postissimo, ma lo era abbastanza per vincere. E perché vi dico che sta gestendo? Cioè che sta guidando al 97%, si tiene del margine, non sta usando tutto il suo potenziale. Se gli manca qualcosa al massimo farà terzo, infatti se dovesse esserci della bagarre seria tira fuori quel 3% che per me non usa. Ed è questo il problema di Pecco Bagnaia attualmente. Cerchiamo di fare un discorso chiaro andando per punti. I suoi inizi di mondiale, lo sappiamo, non sono mai stati dei migliori, però se li confrontiamo ai precedenti è migliorato, data anche l'esperienza nel non voler rischiare a tutti i costi.
C'è però un problema, che è contro Marc Marquez, che è nel suo stesso box, ha la sua stessa moto ed è messo meglio, e anzi, ora è messo meglio pure Alex Marquez, ed è anche questo che deve far riflettere al momento, perché Alex ha la moto dell'anno scorso e Bagnaia non ha escluso che anche lui possa tornare a quella versione. Mettiamoci anche che è finito dietro Morbidelli e sarebbe potuto finire anche dietro di Giannantonio se non fosse stato intruppato con Binder. Pecco avrebbe potuto finire anche quinto questa gara. Ma non ci sono allarmi da fare, sappiamo che possiamo aspettare Bagnaia a partire dal Qatar in piste a lui più congeniali, perché ora non è a posto, non ha delle belle sensazioni con il posteriore, gli mancano quei 2-3 decimi, ecco, c'è qualcosa da sistemare che non lo fa rendere al top. E quindi va bene, possiamo aspettare che Bagnaia arrivi nelle sue piste, però il problema è che Marc Marquez, come dicevo prima, è difficile che scenda dalla top 3, farà terzo se non è a postissimo, ma se non fa 1-0 sarà sempre lì davanti, perché Marquez sin dal primo turno ha la moto a posto, è veloce sin da subito, e questo al momento è una piccola batosta per Pecco, perché va in contrasto con il suo metodo di lavoro in cui arriva progredendo con calma e con perfezione. Ora invece deve cercare di mettersi a posto subito, secondo me, perché se no sta sempre a rincorrere, e questo lo vedremo nelle piste che saranno favorevoli a lui, se sarà in grado di trovare la quadra sin da subito. E inoltre si inizia già a parlare dalla seconda gara dei punti di distanza, che tra Pecco e Marc sono 31. Allora, io di punti di distanza, di campionato chiuso, eccetera, non ne parlo mai fino alla fine circa. A settembre si può iniziare a dire qualcosa, perché il campionato si può riaprire sempre in una maniera o l'altra, soprattutto anche con la presenza delle sprint. Però in questo caso ci può stare a iniziare a parlare del fatto che 31 punti iniziano ad essere un po' tanti, perché come vi dicevo, con questo Marquez che sbaglia pochissimo, che se non è a posto al massimo fa terzo, bisogna sempre stare sull'attenti e fare uno step in avanti, perché se no si rischia di perdere solamente dei punti. Poi capiterà il momento in cui Marquez magari farà 1-0, ma saranno 1-2 al massimo nella gara lunga, e Marquez qualche stoccatina non se la risparmia dicendo che al momento suo fratello è il principale rivale, che poi la realtà è così, cioè al momento è proprio così, ma sa benissimo che arriverà anche Bagnaia e che sarà lui il rivale numero 1, che poi possa esserci anche Alex, e questo sicuramente per una fetta di campionato. Passiamo adesso alle domande social, che vi ho lasciato nel box delle domande alla fine della gara, quindi ancora vi ricordo, se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi così potete anche voi interagire in un prossimo dopogara. Non ho parlato della Moto2 perché tanto la Moto2 è noiosa, sembra sempre di più la Formula 1, ovviamente si guarda per cercare di capire delle cose, ma Marco Barioni chiede: Vietti ha possibilità per vincere il mondiale quest'anno? Le prime 2 gare hanno fatto ben sperare. Sì, ha delle possibilità, soprattutto perché lui ci sta, è un bel talento, però non ha mai trovato quella costanza che gli serve per cercare di appunto provare a lottare per il mondiale, e secondo me quest'anno con la Bosco Oscuro, che è una buonissima moto, può trovare questa confidenza, e quindi secondo me ci sarà, ma appunto deve trovare questa confidenza, perché Manu Gonzalez, Canet, mettiamoci anche Moreira, sono sempre comunque lì davanti a martellare, quindi anche lui non dovrà sbagliare nulla. Mezzettieri Emanuele: Marquez ha fatto tutta la gara al 90%, 95% per superare Alex era palesemente al limite. E allora sì, come ho detto prima, ha fatto una gara non al 100% delle sue possibilità, però comunque un po' di rischi Marquez se li è presi, perché se si vede bene la sua moto si muoveva molto. Alex sì, magari era un po' impiccato, diciamo, però non lo vedevo anche lui così tanto al limite. Poi Marquez è venuto come sempre fuori negli ultimi 5 giri, come sappiamo. E comunque il discorso è sempre questo: Alex vuole sempre ribadire il fatto che vuole anche mettere a tacere, no, queste frasi che si dicono che lui non attacca suo fratello perché c'ha troppo rispetto, e quindi c'è sempre questo dilemma. Una delle mie opinioni che mi sono fatto su questa lotta fra fratelli è proprio per il fatto che secondo me Marc Marquez, se si trova davanti suo fratello, la staccata comunque gliela tira. Lui non ci pensa 2 volte, perché essendo comunque 8 volte campione del mondo, un fuoriclasse, non guarda in faccia a nessuno. Poi magari se si trova davanti suo fratello non fa magari quell'ingresso un po' più azzardato come magari farebbe con un altro pilota, però lo fa in maniera. Mentre invece Alex vuole mettere a tacere queste cose, ci sta, fa bene, è vero, però comunque sul discorso di Marquez, che comunque lui non guarda in faccia a nessuno e cercare di tirare una staccata, Alex secondo me lo vedo comunque un po' più timido nel cercare di fare un attacco più forzato sul fratello, che magari farebbe con un altro pilota. Spero di essermi spiegato. Vincenzo: Acosta ridimensionato o Binder sottovalutato? Secondo me nessuno dei due, è che la KTM adesso, poi con tutte le vicissitudini che ha avuto durante l'inverno, dove magari hanno potuto anche portare meno budget per sviluppare tutto, diciamo che sono un po' più in difficoltà. Motorsport Home: secondo te si sta rompendo qualcosa fra la Ducati e Pecco? No, ci ho fatto un video, l'ultimo che è uscito precedente a questo, quindi andatevelo a vedere per capire un po' tutto nel dettaglio di questa situazione, che è un po' anche ci hanno rotto il cazzo con tutta questa situazione. Con Francesco Simone: ciao Nicolas, Marc Marquez per te
te è più forte quando era con la Honda o con la rossa di Borgo Panigale adesso? Mi viene da dire molto sinceramente secco Marquez con la Honda, ma non per la moto, perché comunque adesso la Ducati, non per sminuire Marquez, ma comunque Marquez ha un passo in più per far guidare la Ducati, ma comunque la Ducati è una moto, è al momento la moto più forte del pianeta. Con la Honda invece, proprio considerando il prime di Marquez, si vedeva che comunque Marquez faceva andare di più la Honda, e lo possiamo vedere tranquillamente con una moto cucita su di lui, con gli altri compagni di squadra che facevano nettamente più fatica, e questo la Honda ne ha risentito negli anni perché appunto è sprofondata, e poi anche perché Marquez negli anni in cui c'era la Ducati che veniva fuori, soprattutto con Dovizioso, ha tirato fuori del manico, perché secondo me un altro pilota al posto di Marquez su quella Honda contro Dovizioso, comunque contro magari un Lorenzo, se non si infortunava, avrebbe perso. Bene ragazzi, come sempre vi ringrazio per queste domande sul dopogara, seguitemi sui social per finire anche voi in una prossima puntata del dopogara. Ricordatevi sempre lo slogan: c'è il dopogara. Voi prima di guardare questo video dovete pensare alla fine della gara, poi c'è il dopogara, dai che c'è il dopogara, andiamo a vederlo. Arriveranno anche molti altri contenuti in futuro, quindi ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nulla, e noi ci vediamo presto. Ciao!